Ciao, vediamo insieme come creare un effetto testo retro e 3D con Photoshop in pochi passi. Dunque creiamo il nostro file e nell'interfaccia andiamo subito a dare un colore di sfondo netto, omogeneo, che potrebbe essere tranquillamente questo. Cerchiamo di riprodurre una dimensione vintage. Bene, a questo punto con un nuovo livello andiamo a creare un effetto luce tramite un pennello morbido, che potrebbe essere tranquillamente questo, con una dimensione ovviamente che va a ricoprire l'intera area, come questa per esempio. Andiamo a fare un clic, naturalmente ricordiamoci di selezionare il colore bianco per quanto riguarda l'utilizzo del pennello, proprio perché andiamo a dare un effetto luce, diciamo, in una zona centrale del piano di lavoro. A questo punto gli andiamo a diminuire l'opacità un 40%, in modo da dare un effetto di profondità, grazie appunto a questo riflesso luminoso. Ora che abbiamo creato il nostro sfondo, andiamo a creare la parte del lettering. Potremmo anche raggruppare questi due, no. Naturalmente per creare il nostro effetto testo dobbiamo utilizzare, sarebbe più opportuno utilizzare un font netto, chiaro, quindi un sans serif come per esempio Empire o come per esempio Bebas, e andiamo a inserire il nostro testo. Naturalmente lo andiamo a centrare selezionando sia il livello del testo e il livello dello sfondo con CTRL e clic del mouse, dopodiché andiamo a centrare al centro orizzontale e al centro verticale. Possiamo farlo anche più grande, e possiamo lasciare questa impostazione in una distanza naturalmente ridotta tra le lettere, quindi un kerning di meno 25 punti, l'altezza e la larghezza lasciamo invariata, lasciamo un bold, quindi lo lasciamo abbastanza marcato, e poi come famiglia regular va benissimo. A questo punto andiamo ad agire sul testo in modo da dargli tutta una serie di opzioni di fusione che potranno poi renderlo molto più realistico in fase finale. Andiamo però per gradi. Innanzitutto possiamo notare come questo tipo di carattere fa al caso nostro, perché si presenta molto chiaro, molto netto, e quindi tutte le caratteristiche che gli andremo ad applicare successivamente saranno altrettanto chiare e altrettanto nette. Cominciamo ad attribuire una opzione di traccia, quindi una traccia interna, anche di 7 punti può andare bene, l'importante è che sia visibile, come in questo caso. Dopodiché diamo un'ombra interna. Naturalmente per quanto riguarda gli effetti interni al testo dobbiamo essere attenti anche a giocare molto bene con i metodi di fusione, perché questi giocano un ruolo fondamentale in quanto conferiscono più realismo o meno realismo a seconda dell'effetto che noi vogliamo dare. In un caso del genere, brucia lineare come metodo di fusione è consigliato. Come sono consigliati questi valori? Una distanza che sta a metà strada, una buona dimensione. Attenzione soltanto a giocare bene con l'angolazione, perché questa condizionerà molto anche il resto degli effetti, perché in funzione dell'angolazione dell'ombra interna dovremo poi gestire anche gli altri effetti di fusione. Diamo l'ok e andiamo ad aggiungere un nuovo effetto. Andiamo a dare un bagliore interno. Anche qui naturalmente lasceremo brucia lineare, lasceremo questi parametri, quindi un'opacità molto ridotta, giusto per dare l'impronta dell'effetto e non un effetto marcato. Questo perché? Perché aggiungendo molti effetti noi non dobbiamo evidenziare ogni effetto alla massima potenza, dobbiamo dare una visione d'insieme, un risultato d'insieme che sia efficace. Andiamo a dare poi una sovrapposizione di sfumatura. Naturalmente la sovrapposizione di sfumatura noi la diamo con due colori, uno è il colore di partenza del font e l'altro è un colore che parte dal colore di partenza e va schiarendosi,
come in questo caso. Un colore di partenza che è tra l'arancione e il rosso, quindi al limite del marrone, e un colore di arrivo naturalmente più chiaro, più sull'arancione, che qui naturalmente giochiamo bene con l'opacità e con la direzione della sfumatura, in questo caso di 90 gradi, dal basso verso l'alto. Naturalmente possiamo anche gestire la scala, quindi l'ampiezza dell'effetto lungo il testo. Naturalmente noi in questo modo andiamo a scalare letteralmente l'effetto. Ci manteniamo su un valore piuttosto alto. Ovviamente il modo migliore per poter capire qual è il parametro giusto al momento giusto per l'opzione scelta è quello di esercitarsi e di provare. Naturalmente quando andiamo a stampare gli effetti a monitor ci rendiamo conto di qual è l'effetto più efficace, quello che più fa al caso nostro in base all'obiettivo che vogliamo raggiungere. In questo caso vogliamo creare un effetto testo che sia tanto retro quanto 3D, senza utilizzare opzioni di rivoluzione 3D messi a disposizione comunque dal software. L'ultima caratteristica che andiamo ad aggiungere per cominciare a conferire proprio quel senso di vintage al testo è l'applicazione di un pattern. Ora, potremmo utilizzare anche i pattern messi a disposizione dalle librerie di Photoshop, però vogliamo crearne uno noi e naturalmente ne creiamo uno molto semplice che in genere si crea proprio per dare un'idea di esempio, di modello di pattern. Quindi andiamo qui e creiamo un nuovo documento. Come unità di misura settiamo i pixel e creiamo veramente un file molto piccolo, 3x6, 3 pixel di larghezza per 6 di altezza. Ed eccolo qua, molto piccolo, adesso lo ingrandiamo. Sblocchiamo lo sfondo, andiamo a selezionare il primo colore come nero, il colore in primo piano, poi con lo strumento selezione andiamo a selezionare metà area e con lo strumento secchiello andiamo a riempire questa metà area. Questo che vedete è il pattern, adesso molto piccolo, però voi immaginatelo distribuito su tutto il testo in maniera assolutamente omogenea, cosa che permette di fare appunto l'applicazione del pattern di Photoshop. Ora però dobbiamo salvare questo file come pattern e non dobbiamo farlo ovviamente dai metodi di esportazione normali, standard di Photoshop, ma dobbiamo appunto definire questo file come pattern e comunicare quindi al programma che questo file è un pattern, deve essere trattato come tale. Perciò andiamo su modifica, definisci pattern, gli diamo un nome, lo chiameremo pattern testo 3D tutorial, un nome un po' lungo ma è soltanto per riprenderlo poi velocemente quando ci serve. Ok, basta, qui abbiamo finito, torniamo al file di lavorazione. Sul nostro testo andiamo su effetti, doppio clic, sovrapposizione pattern, eccolo qua, l'ultimo creato. Ce ne accorgiamo perché passando il mouse esce il testo, pattern testo 3D tutorial. Ovviamente noi abbiamo la possibilità anche qui di settare vari metodi di fusione. Io avevo già preventivamente settato il metodo fusione moltiplica perché mi dà quel senso appunto di realismo di cui parlavamo prima, più fedele al risultato che voglio raggiungere. Ovviamente anche qui ho abbassato l'opacità. Per arrivare a questo tipo di risultato, come potete vedere, io ho fatto delle prove e ci sono casi in cui l'opacità conviene mantenerla alta, altri casi in cui l'opacità conviene abbassarla. Io in questo caso preferisco abbassarla. Poi naturalmente gli obiettivi che ci prefiggiamo definiscono la soggettività di un intervento. Metodo di fusione moltiplica, opacità 29. Come vedete il pattern è omogeneo ed è già stato applicato in maniera eterogenea a tutte le lettere, quindi all'intero blocco di testo. Diamo l'ok. La scritta senza effetto 3D è completa. Ovviamente l'effetto 3D che andremo adesso a dare, senza utilizzare gli strumenti classici messi a disposizione del programma, conferirà quell'aspetto vintage, quell'aspetto retro che renderà ancora più realistico il nostro testo. La prima cosa da fare è duplicare l'effetto testo. Quindi seleziono e trascino in basso sul
pulsante livelli, oppure avrei potuto fare tasto destro, duplica livello. Dopodiché questo lo porto giù. Bene, a questo punto abbiamo fatto la nostra copia e naturalmente sarà qui che andremo a costruire la nostra ombra in maniera artigianale, diciamo così, ma comunque altamente professionale. La prima cosa da fare è andare a eliminare tutti questi effetti perché non ci serviranno. E andiamo ad aggiungerne di nuovi. Nello specifico andremo ad aggiungere 2 livelli. Innanzitutto nascondiamo il livello del testo principale a cui abbiamo lavorato finora. Ora, questo è il nostro livello di testo, di ombra. Diamogli un altro nome, lo chiameremo 3D. Adesso andiamo ad aggiungere un effetto di smusso ed effetto rilievo perché è il primo parametro che definisce un effetto di profondità del testo. Come potete vedere, ovviamente lo seleziono e vado a ripristinare le impostazioni predefinite. Da qui aumento leggermente la profondità, lascio lo smusso interno con la tecnica arrotondata. Perché ho ripristinato le impostazioni predefinite? Perché tutti gli effetti che vado ad aggiungere oltre si baseranno su una dimensione standard di effetti, come questo. A questo vado ad aggiungere un colore, quindi andrò con sovrapposizione colore. Io avevo già preventivamente selezionato questo arancione perché è un colore simile al colore di destinazione della sovrapposizione sfumature che abbiamo visto prima, ma nello specifico l'ho selezionato perché mi serviva un colore che fosse un incrocio tra il colore del testo originale, quindi quel rosso marrone, e il colore di sfondo, cioè questo giallognolo. E quindi ho scelto questo. Questo sarà il colore principale dell'ombra tridimensionale che stiamo costruendo. Diamo l'ok. Bene, a questo punto andiamo a fare uno spostamento con una scorciatoia da tastiera, mantenendo l'integrità del testo con le proprietà che gli abbiamo attribuito, però gli diamo uno spostamento obliquo in modo da determinare l'effetto visivo della profondità. Bene, a questo punto mi avvicino, faccio uno zoom a uno degli angoli del testo, seleziono il livello copiato e rinominato e con la combinazione di tasti Alt più freccia in alto e freccia a sinistra contemporaneamente vado a creare un duplicato. Naturalmente facendo attenzione di premere i 3 tasti contemporaneamente. Questo genererà una copia del livello sottostante che si posiziona un pixel sopra e un pixel a sinistra rispetto al livello di testo precedente. Abbiamo generato un effetto di profondità semplicemente con una combinazione di tasti. Naturalmente il lavoro non è finito qui, dovremmo dare un ulteriore realismo all'ombra che abbiamo generato, che non sono altro che tutti i livelli sovrapposti tra di loro. Tutto questo naturalmente, lo dico come premessa, è fondamentale se si vuole evitare di utilizzare la funzione 3D, perché chiaramente con la funzione 3D tutto questo si fa in meno di un minuto, però non è, diciamo così, sempre accessibile a tutti e non permette una personalizzazione sempre facile dell'effetto, quindi a volte si può anche, come dire, sostituire l'utilizzo della funzione 3D classica con una scorciatoia comunque professionale ed efficace come questa. A questo punto andiamo a raggruppare tutti i livelli che abbiamo copiato, i livelli 3D, quindi teniamo selezionato l'ultimo, ci spostiamo, con tasto Shift selezioniamo il primo e come vedete li abbiamo selezionati tutti, dopodiché CTRL J e li raggruppiamo e lo chiameremo gruppo 3D. Apriamo il livello, posizioniamoci sull'ultimo livello di 3D copia e andiamo ad applicare un ulteriore effetto a questi 2 che sono quelli copiati dal primo. L'effetto che gli andiamo ad applicare è un effetto di ombra esterna, questo sempre per dare quel famoso realismo il più possibile. Andiamo ad applicare quindi l'effetto ombra esterna
Anche in questo caso io ho deciso di affiancare a questa proprietà un metodo di fusione luce soffusa, proprio per dare quel realismo in più, e poi naturalmente gioco con questi parametri. E come vedete io, spostando l'angolazione dell'effetto, ottengo diverse soluzioni. Poi sarà a me scegliere quella che più si addice all'obiettivo che mi sono prefissato. Come vedete ottengo un effetto ancora più realistico, come se la luce appunto colpisse dal lato verso il centro il testo, producendo un riflesso nella parte centrale e un'ombra nelle parti inferiori. Vedete? Ho sicuramente dato un effetto più forte. Naturalmente il metodo di fusione luce soffusa ci aiuta molto, perché se applicassi un metodo di fusione normale questo sarebbe risultato molto più pronunciato e potrebbe addirittura risultare un errore rispetto all'obiettivo che ci siamo prefissati. Invece luce soffusa è un tipo di metodo di fusione simile al sovrapponi ma molto più delicato, e in questo caso fa il caso nostro. Diamo l'ok, chiudiamo il gruppo, mostriamo di nuovo il livello di testo iniziale, eccolo qua, posizionato sopra, lo andiamo a riposizionare meglio, ed ecco ottenuto il nostro effetto retro e 3D, molto realistico, in pochi passi, con le giuste combinazioni, che va a sostituire in maniera efficace e professionale l'effetto 3D messo a disposizione naturalmente da Photoshop. Ciao, grazie e alla prossima!